Continuiamo invece il prossimo intervento e qui è un esempio di collaborazione a tre. In questo caso la collaborazione è stata fatta tra Biobasic, il Dipartimento di Biologia Molecolare e il CNR. Verrà presentato il lavoro in doppio da due persone, dalla dottoressa Veronica Cattaneo, che da qualche mese è con noi ed è la project manager nella nostra struttura, e da Martina Toffol, che invece ancora lavora all'interno come ricercatrice all'interno del Dipartimento. Questo lavoro comunque ci tengo a precisare che è stato seguito in modo molto attento dal dottor Fiorenzo Peverali, che ripeto fa parte del gruppo del CNR. Ok, grazie per la presentazione, buongiorno a tutti. Oggi vi parlerò della nostra esperienza di un approccio molecolare nella valutazione della sicurezza microbiologica dei prodotti cosmetici. Un prodotto cosmetico, come tutti voi sicuramente già saprete, viene definito in Europa sulla base dell'articolo 2 del regolamento CE numero 1223/2009 come qualsiasi miscela di sostanze o qualsiasi sostanza sia destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano, sui denti o sulle mucose della bocca, con il principale scopo di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto o mantenerli in buono stato e correggerne gli odori corporei. Tale definizione fa sì che tra i cosmetici rientri un'ampia varietà di prodotti con molteplici utilizzi, formulazioni e caratteristiche. Per esempio, il manuale del cosmetologo di D'Agostini Semignini del 2022 ci ha fornito questa classificazione delle 10 categorie prevalenti di cosmetici, che comprendono idroliti, oleoliti, tensioliti, colloidi e gel, che insieme costituiscono i sistemi monofasici, le emulsioni, che costituiscono i sistemi bifasici, i sistemi anidri, come le fusioni lipidiche e le miscele meccaniche, di cui vedete alcuni esempi nell'immagine accanto, i sistemi complessi di inclusione, i sistemi particellari come le microcapsule e i sistemi molecolari come i cristalli liquidi. Tale varietà si riflette anche nella composizione dei prodotti cosmetici, che sono solitamente caratterizzati da molti ingredienti, per esempio lipidi, polisaccaridi, alcol, proteine, aminoacidi e vitamine, e nella complessità delle loro matrici, che spesso hanno caratteristiche chimico-fisiche come il pH, l'attività dell'acqua e il contatto con l'ossigeno, che rendono molti cosmetici come prodotti a potenziale rischio di contaminazione microbica. Contaminazione microbica che può sostanzialmente avvenire durante tutte le fasi della vita del prodotto cosmetico, dalla produzione allo stoccaggio al confezionamento, che non avvengono in ambiente sterile, fino all'utilizzo da parte del consumatore, che può divenire egli stesso fonte di inoculo di microrganismi all'interno del prodotto cosmetico durante l'uso. Un prodotto cosmetico contaminato vede un'alterazione delle proprie caratteristiche chimico-fisiche, tali per cui è necessario provvedere ad un ritiro o comunque un blocco del lotto con conseguente danno economico, ma soprattutto si pongono dei rischi per la salute del consumatore. Rischi che possono essere sia di natura infettivologica, dovuti alla presenza di microrganismi vitali all'interno del prodotto cosmetico. Vediamo qui ad esempio gli esiti di un'ulcera corneale dovuta all'utilizzo di un prodotto contaminato con Pseudomonas, ma possono anche essere rischi di natura tossicologica o allergologica, dovuti invece alla presenza di metaboliti microbici che possono permanere all'interno del prodotto cosmetico anche se non è più presente il microrganismo vitale. Perciò nella valutazione della sicurezza di un prodotto cosmetico assume particolare rilievo il controllo microbiologico. Il regolamento sui prodotti cosmetici ci dice
che un prodotto cosmetico deve essere sicuro per il consumatore, ma non ci fornisce i protocolli attraverso i quali effettuare i controlli. Pertanto un supporto nella valutazione della qualità microbiologica di un prodotto cosmetico ci arriva dalle linee guida, come ad esempio le linee guida UNI e NISO, che ci forniscono dei protocolli armonizzati secondo i quali possono essere condotti i controlli microbiologici dei cosmetici. In accordo a tali norme, per garantire la sicurezza del consumatore, è necessario che un prodotto cosmetico destinato a fasce di popolazioni sensibili, come ad esempio i bambini minori di 3 anni o all'applicazione in zone sensibili del corpo, come la zona perioculare o le mucose, non contenga più di 100 unità formanti colonia per ml o grammo di prodotto di microorganismi mesofili aerobili totali. Tale limite sale a 1000 unità formanti colonia per grammo per tutti gli altri prodotti. In ogni caso non devono essere presenti i 4 microorganismi specifici Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e Candida albicans, che sono considerati degli indicatori di contaminazione da parte di microorganismi potenzialmente patogeni per l'uomo o comunque di scarsa igiene del processo produttivo. In accordo sempre alle sopracitate norme, il controllo microbiologico dei prodotti cosmetici avviene tramite piastramento su terreni non selettivi per quanto riguarda il conteggio dei microorganismi mesofili aerobi, mentre per quanto riguarda la ricerca dei 4 microorganismi specifici si procede ad isolamento su terreni selettivi, test citochimici come la colorazione di Gram e test biochimici enzimatici. Questi test hanno indubbiamente dei vantaggi in quanto sono economici nel breve termine e semplici da eseguire, ma hanno anche degli svantaggi. I tempi sono lunghi, si può arrivare anche a 5-10 giorni, non sempre si riesce a garantire l'identificazione del contaminante a livello di specie, si producono molti rifiuti speciali che hanno costi elevati di smaltimento e soprattutto hanno un impatto ambientale negativo. L'esperienza del laboratorio di microbiologia di Biobasic, condotta su circa 25.000 campioni analizzati in un determinato periodo di tempo, ha rilevato che circa il 15% di questi era contaminato da microorganismi mesofili aerobi, quindi batteri, lieviti o muffe, e circa lo 0,087% del totale era contaminato da uno o più dei 4 microorganismi specifici. Questo ci dice che il problema è minimo dal punto di vista numerico, anche se in realtà, come abbiamo già visto prima, può avere un elevato impatto, sia a livello economico sia a livello di salute del consumatore. Pertanto è nato un progetto in collaborazione tra l'azienda Biobasic Europe, l'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia e il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Lazzaro Spallanzani dell'Università di Pavia, che ha come obiettivo quello di sviluppare un metodo per rilevare la presenza di DNA microbico contaminante nei prodotti cosmetici, che sia un po' un metodo parallelo da usare come controprova per risolvere eventuali casi dubbi in cui non si riesce ad arrivare all'identificazione di specie con i metodi microbiologici classici, che ci permette di escludere eventuali rischi allergologici e tossicologici derivanti dalla presenza di metaboliti microbici, perché con i metodi molecolari noi siamo in grado di rilevare anche DNA di microorganismi non vitali, che ci consenta di ridurre i tempi di analisi e anche di aumentare la sostenibilità ambientale, riducendo la quantità di rifiuti speciali prodotti. Lascio a questo punto la parola alla mia collega, la dottoressa Toffol, che vi parlerà dei risultati applicativi del progetto. Grazie Veronica, buon pomeriggio a tutti.
Dunque, il progetto da noi sviluppato è stato sviluppato attraverso due punti successivi: lo sviluppo dei saggi molecolari su culture microbiche e la validazione dei saggi su cosmetici. Durante il primo punto abbiamo dapprima analizzato e scelto i primer set specifici per la rilevazione dei 4 microrganismi di interesse. Successivamente abbiamo ottimizzato sia la quantità del DNA stampo sia le condizioni di reazione in cui venivano condotti gli esperimenti, e abbiamo analizzato la specificità dei suddetti primer su miscele di microrganismi e abbiamo analizzato anche la sensibilità del saggio molecolare in confronto alla conte in piastra. Inoltre poi abbiamo proceduto con la validazione sui cosmetici veri e propri, andando ad estrarre il DNA da prodotti cosmetici, valutando la riproducibilità dell'estrazione su varie matrici cosmetiche e identificando quindi poi contaminanti nei prodotti cosmetici mediante la PCR e andando a vedere se era possibile anche ricercare i contaminanti vitali. Pertanto il campione cosmetico sostanzialmente viene processato nelle medesime condizioni del metodo colturale, quindi 1 grammo o 1 ml di prodotto cosmetico viene stemperato in un mezzo diluente e successivamente un'aliquota viene estratta e processata attraverso un estrattore automatico e attraverso il quale viene estratto il DNA genomico microbico. A questo punto il DNA genomico viene amplificato attraverso la tecnica della PCR e poi i risultati vengono letti con una corsa semplice di gel elettroforesi, il tutto in un arco temporale di circa 24-48 ore. Abbiamo dapprima valutato la sensibilità del saggio andando a fare delle diluizioni successive seriali di, in questo caso, Escherichia coli, e poi andando ad amplificare prima ad estrarre il DNA di coli e poi andando ad amplificare attraverso una PCR semplice le diluizioni più spinte. E come si vede in figura nel gel, che è un gel di elettroforesi al 2% di agarosio in un tampone TBE, le diluizioni più spinte vengono comunque detectate dal metodo molecolare. Non solo, riusciamo a detectare anche le C alla meno 8, che rappresenta la diluizione più spinta in assoluto. Quindi il saggio è sensibile, e non solo è sensibile, arriva a una sensibilità tale da essere confrontabile col metodo colturale. A questo punto abbiamo anche valutato se era possibile saggiare tutti e 4 microrganismi insieme attraverso una sola reazione di PCR. Pertanto abbiamo allestito una reazione di PCR multiplex, che è una reazione dove anziché utilizzare una singola coppia di primer, si utilizzano più coppie di primer contemporaneamente. Abbiamo quindi fatto delle reazioni di PCR con questo mix di primer su dapprima microrganismi singoli, uno alla volta, come mostrato nel riquadro a sinistra, e successivamente con una mix di microrganismi multipli, 3 su 4 come mostrato nel box centrale, e successivamente anche tutti e 4 contemporaneamente. E come si vede in figura è possibile quindi con una sola reazione di PCR multiplex detectare tutti e 4 i microrganismi in contemporanea. A questo punto abbiamo cercato di capire se il saggio fosse anche in grado di rilevare la presenza di microrganismi vitali all'interno del nostro campione cosmetico. Quindi abbiamo allestito una reazione di multiplex PCR semi-quantitativa, ovvero abbiamo estratto lo stesso campione con una mix di microrganismi, dei 4 microrganismi di elezione, e analizzate dapprima un campione estratto al tempo 0 e un campione estratto al tempo 1, ovvero dopo 24 ore di crescita. E successivamente abbiamo fatto una analisi di PCR a cicli successivi, a 24, 27, 30 e 33 cicli. Come possiamo vedere dal
campione estratto al T0 e dallo stesso campione estratto al tempo 1 a 24 cicli, quindi dopo crescita microbica, effettivamente nella seconda parte della slide, nella parte destra, in questo caso noi riusciamo a vedere 4 bande ben definite che corrispondono ai 4 microrganismi patogeni, mentre nella parte sinistra non riusciamo a detectarle tutte e 4, ma ne vediamo solo 2 parzialmente e molto deboli. Questo significa che il microrganismo tra il tempo 0 e il tempo 1 è cresciuto ed era vitale, quindi noi siamo in grado di capire se c'è differenza di segnale tra la prima parte e la seconda parte, che il microrganismo non solo era presente nel campione cosmetico, ma che era vitale ed è cresciuto. A questo punto abbiamo applicato il metodo sui cosmetici, quindi abbiamo fatto una PCR multiplex su dei campioni precedentemente analizzati nel laboratorio di microbiologia e che erano risultati in 2 casi negativi, come nel campione C1 e C8, e in 2 casi, come nel campione C4 e C7, positivi a 2 diversi microrganismi. Come si vede in figura, quindi, il campione C1, che è il risultato negativo all'analisi culturale, è risultato negativo anche all'analisi molecolare, così per il C8, mentre il campione C4 e il campione C7 sono risultati positivi, il primo per Pseudomonas aeruginosa e il secondo per Staphylococcus aureus. A questo punto abbiamo ricercato i contaminanti microbici, mettendo a confronto il metodo colturale e il metodo molecolare su una serie di campioni cosmetici presi ad esempio dalle categorie di cui ha parlato precedentemente Veronica. Il metodo culturale e il metodo molecolare messi a confronto sono effettivamente comparabili, in quanto dove il metodo culturale non rilevava la presenza di campioni, non rilevava la presenza di patogeni in campioni cosmetici, neanche nel metodo molecolare sono stati rilevati campioni positivi. Invece, dove il metodo culturale rilevava la presenza di patogeni, anche il metodo molecolare ha rilevato la presenza dei suddetti patogeni. Non solo, ma è stato possibile anche andare ad evidenziare 2 criticità che erano venute fuori col metodo culturale, riguardante il campione 17 e il campione 43. Il campione 17 era risultato positivo al metodo culturale, ma non si era riusciti ad arrivare alla specificità alla specie, mentre il campione 43 era risultato negativo al metodo culturale, ma positivo al metodo molecolare. Pertanto, questi 2 campioni sono stati saggiati. Dal primo campione, le 17, possiamo notare come effettivamente sia positivo al metodo culturale, sia risultato positivo anche al metodo molecolare. Quindi il metodo molecolare in questo caso è riuscito assolutamente ad individuare la positività. Invece per quanto riguarda il campione 43, negativo al metodo culturale e positivo al metodo molecolare, abbiamo ipotizzato che fosse stato così perché il microrganismo era morto all'interno del cosmetico e di fatto, andando ad effettuare una PCR semi-quantitativa, abbiamo notato come a cicli successivi, nel primo ciclo, nel secondo ciclo e nel terzo ciclo ci sia una corrispondenza di amplificazione di banda e questo significa che effettivamente noi col metodo molecolare siamo riusciti ad identificare l'organismo che però era morto. Quindi il saggio molecolare conferma le evidenze ottenute con i test microbiologici, ma risolve anche le criticità emerse dal test microbiologico. Pertanto possiamo dire che il metodo molecolare è un metodo rapido in cui i risultati avvengono dopo 24-48 ore, risolve i dubbi e le incertezze derivate dal metodo culturale e con il metodo molecolare riusciamo a ricercare e ad identificare contemporaneamente i 4 microrganismi indicatori mediante una PCR multiplex e valutare anche il loro stato di vitalità. E questo ci permette anche di rilevare la presenza di DNA contaminante in matrici cosmetiche e anche di rilevare microrganismi non vitali ma che comunque potrebbero essere potenzialmente connessi a un rischio allergologico e tossicologico da parte del consumatore. Gli sviluppi futuri di questo metodo apre la strada ad ulteriori sviluppi come la ricerca rapida di altri microrganismi oltre ai 4 sopracitati
L'eventuale quantificazione di questi microrganismi può essere effettuata con delle altre tecniche tipo la PCR quantitativa o la Digital Droplet PCR. È importante sottolineare come con questa tecnica si riduca il volume dei rifiuti speciali prodotti e inoltre in un futuro prossimo si potrebbe anche passare all'automatizzazione del metodo, quindi riducendo notevolmente ancora la manipolazione da parte dell'operatore e quindi anche rischi di eventuali contaminazioni. Vi ringrazio per l'attenzione e voglio ringraziare anche tutti quelli che hanno partecipato a questo progetto. Biobasic Europe, expert in innovation.